Nel cuore dell'estate del 1997, mentre la WWF cominciava a lasciarsi alle spalle l'era della New Generation per immergersi in qualcosa di più oscuro, reale e ribelle, qualcosa che sarebbe poi stato conosciuto come Attitude Era, nasceva in modo non del tutto ufficiale, ma profondamente rivoluzionario, una delle fazioni più iconiche della storia del wrestling, la D-Generation X. Non ci fu un debutto formale, con tanto di nome e logo stampato sullo schermo. In realtà fu tutto molto più organico, quasi accidentale, un'evoluzione spontanea che prese forma attraverso alleanze inaspettate, personalità eccentriche e soprattutto un desiderio fortissimo di rompere le regole, di prendersi gioco delle autorità, di mandare tutto e tutti, letteralmente, a quel paese. Tutto comincia l'11 agosto del 1997, durante una puntata di Monday Night Raw is War. Shawn Michaels, già allora una delle figure più controverse e spettacolari del roster, affronta Mankind in un match caotico e teso, ma il vero spettacolo non è tanto sul ring quanto fuori. A sorpresa, Hunter S. Helmsley, non ancora conosciuto semplicemente come Triple H, e la misteriosa e imponente Chyna fanno la loro apparizione, intervenendo nel match e aiutando Michaels. Poco dopo spunta anche Rick Rude, elegante, glaciale, con una valigetta in mano. Si presenta come la insurance policy di Michaels, un modo pomposo per dire che era lì per assicurarsi che HBK uscisse vincitore, e così accade. Michaels vince l'incontro grazie a quell'interferenza con la sedia. Non era ancora chiamata D-Generation X, ma l'anarchia che avrebbe definito il gruppo era già in piena mostra. I segnali c'erano tutti: violazione delle regole, alleanze impreviste e soprattutto quell'atteggiamento sfacciato che sarebbe presto diventato un marchio di fabbrica. Da quel momento in poi Shawn Michaels e Triple H cominciano ad apparire regolarmente insieme. La loro amicizia, reale e consolidata nel backstage, viene finalmente trasportata davanti alle telecamere. Iniziano a comportarsi come due adolescenti dispettosi e arroganti, sfidando apertamente l'autorità e le convenzioni. Si prendono gioco del commissario WWF Sergeant Slaughter, soprannominandolo Sergeant Slobber per il suo modo di parlare. Lo imitano, lo umiliano, lo provocano settimana dopo settimana. Le gag comiche cominciano a diventare più frequenti e audaci. Slaughter, nel tentativo di controllare Michaels e Triple H, finisce solo per rafforzare la loro popolarità. Ogni sua punizione o ammonimento viene ridicolizzato in televisione. Il pubblico comincia ad amarli proprio per questo, perché fanno quello che tutti vorrebbero fare, ma non possono. Nel frattempo, Shawn Michaels si prepara ad affrontare British Bulldog al pay-per-view One Night Only del 20 settembre 1997 a Birmingham, in Inghilterra, per il WWF European Championship. Bulldog è l'eroe di casa, il favorito del pubblico inglese, e quel match e la vittoria sono dedicate alla sorella malata terminale. Ma la storia prende una piega inaspettata. Nel main event Michaels conquista il titolo europeo grazie all'interferenza di Triple H e Chyna. Tra i fischi assordanti dell'arena fu uno dei momenti più controversi della storia, che rafforzò però la forza della DX sia dentro al ring che dietro le quinte. È un momento chiave. Michaels diventa il primo wrestler nella storia WWF ad aver detenuto il titolo mondiale, intercontinentale, di coppia ed europeo, diventando così il primo Grand Slam Champion della compagnia. Ma è anche il momento in cui diventa chiaro che Michaels e Triple H non sono solo due amici arroganti, sono una forza organizzata. Il nome ufficiale arriva poco dopo. Durante una delle tante interviste provocatorie, Bret The Hitman Hart, leader della Hart Foundation e acerrimo nemico di Michaels, definisce lui e i suoi amici degenerati, un insulto che si trasforma immediatamente in un'arma. Michaels ride e risponde che se essere così significa essere degenerati, allora ben venga. Noi siamo la D-Generation X. Il nome è nato e in quel promo ci fu anche la frase che caratterizzerà la DX.
voi fate le regole e noi le infrangeremo. A quel punto il gruppo si battezza ufficialmente di Generation X e da lì in avanti tutto prende una direzione più netta. La sigla, la musica d'ingresso, le magliette con la classica X verde al centro, i crotch chops e lo slogan urlato "Suck it" diventano parte dell'immaginario collettivo. I promo della DX sono diversi da qualsiasi cosa si sia vista prima in WWF, volgari, diretti, spesso censurati o modificati dalla produzione, ma sempre geniali e soprattutto fanno ciò che nessuno faceva, guardano dritti in camera e parlano con il pubblico, abbattendo quella quarta parete che rendeva il wrestling uno spettacolo finto. Loro no, loro sono veri. La D-Generation X si lancia anche in una delle più accese rivalità della storia, con l'Hart Foundation. I promo tra Michaels e Bret Hart si trasformano presto in insulti personali che vanno ben oltre la sceneggiatura. C'è reale tensione tra i due e quella tensione esplode nel novembre del 1997 in uno degli eventi più controversi della storia del wrestling, il famigerato Montreal Screwjob. Siamo a Survivor Series. Il match è Bret Hart contro Shawn Michaels per il WWF Championship. Hart ha già firmato con la WCW e questo è il suo ultimo match in WWF, ma non vuole perdere in Canada. Vince McMahon, insieme a Michaels e all'arbitro Earl Hebner, pianifica una conclusione alternativa. Quando Michaels blocca Hart nella sharpshooter, Hebner chiama il gong. Anche se Hart non ha ceduto, il match viene dichiarato finito. Michaels è campione, Hart è umiliato. La reazione è devastante. Bret sputa in faccia a Vince McMahon, distrugge i monitor a bordo ring e se ne va. Quel momento segna un punto di non ritorno nella storia della compagnia. È anche l'ultima apparizione di Rick Rude con la DX, deluso dalla situazione e non informato della decisione di McMahon. Se ne va firmando anche lui con la WCW. Il giorno dopo appare contemporaneamente su Raw e Nitro a causa della differita nella trasmissione di Raw. È il primo wrestler della storia ad apparire nello stesso momento in entrambe le compagnie. Con la partenza di Bret Hart e della Hart Foundation, la D-Generation X resta il fulcro più ribelle e polarizzante della WWF, ma la sua prima fase dura ancora poco. A gennaio 1998 Shawn Michaels si infortuna seriamente alla schiena durante il casket match contro The Undertaker alla Royal Rumble. Una caduta tremenda sul bordo della bara danneggia 2 vertebre lombali. Michaels continuerà a lottare fino a WrestleMania 14, dove perderà il WWF Championship contro Stone Cold Steve Austin con Mike Tyson come arbitro speciale. Poi si ritirerà per 4 anni, ma prima di lasciare getta le basi per il futuro. Il giorno dopo WrestleMania, Triple H prende il microfono e dichiara che con Shawn Michaels fuori gioco è ora lui a prendere il controllo della DX e per farlo introduce un nuovo membro, X-Pac, appena tornato dalla WCW, dove era noto come Six nell'NWO. Poco dopo recluta anche i New Age Outlaws, Road Dogg e Billy Gunn, formando una nuova versione della DX, più ampia, più aggressiva, più esplosiva. La D-Generation X è ufficialmente rinata e questa nuova incarnazione, guidata da Triple H, diventerà ancora più folle, più amata e più importante per l'evoluzione del wrestling moderno, compiendo uno dei momenti più iconici della storia. Il 27 aprile 1998 la DX decise di invadere la sede della WCW, che quella sera stava tenendo un episodio di Monday Nitro al Norfolk Scope in Virginia. La DX arrivò a bordo di un furgone militare, armati di megafoni, bandiere della DX e con una troupe video per documentare tutto. L'idea era semplice: sfidare apertamente la WCW a un confronto diretto, in stile totalmente irriverente. Andarono in giro fuori dall'arena WCW parlando con i fan in fila, molti dei quali erano in realtà anche fan WWF, chiedendo: perché hai comprato il biglietto per vedere la WCW e non la WWF? Cercarono anche di entrare nell'arena, ma vennero fermati dalla sicurezza. La WCW infatti
non volle assolutamente che la DX entrasse, temendo incidenti o pubblicità indesiderata alla concorrenza. L'invasione fu un capolavoro di marketing. La WWF ribaltò la narrativa, facendo sembrare la WCW come la federazione impaurita, mentre la WWF appariva ribelle, fresca e divertente. Fu anche una mossa audace. Vince McMahon rischiava cause legali o peggio, ma fu tutto gestito con intelligenza e funzionò. Molti fan considerano questa mossa uno dei punti di svolta della guerra tra WCW e WWF. Entro un anno la WWF avrebbe definitivamente superato la WCW negli ascolti e nel 2001 l'avrebbe acquistata, ponendo fine alla guerra. Ma poi col tempo la magia iniziò a svanire. La DX non si sciolse mai ufficialmente, ma fu tutto frutto di un'unione di fattori. Triple H si lanciò in singolo verso il main event. Chyna se ne andò con non pochi problemi alle spalle. Billy Gunn si infortunò e X-Pac e Road Dogg iniziarono a perdere credibilità, ma grazie alla nostalgia e alla voglia di vendere, le reunion della D-Generation X sono diventate col tempo sempre più frequenti e sempre meno incisive, perché se negli anni 90 la DX era sinonimo di ribellione, provocazione e attitudine anti-establishment, col tempo si è trasformata in una sorta di parodia nostalgica di se stessa. È capitato più volte nella metà degli anni 2000, con varie faide come quella contro la Legacy o contro i Jerry Show, che portò la DX a conquistare anche i titoli di coppia. Poi ci furono delle reunion one night only, come in caso del 1000° episodio di Monday Night Raw o per l'introduzione all'interno dell'Hall of Fame. Ma poi il punto di non ritorno fu la reunion per il match contro i Brother of Destruction. I quattro ormai ultra cinquantenni non riuscirono ad offrire uno spettacolo che non superò neanche lontanamente la sufficienza, e al posto di regalare ai fan un momento emozionante e nostalgico, molti si arrabbiarono perché fu considerata una cosa fatta oltre il limite di tempo massimo. Ma la DX, oltre le pessime reunion, verrà ricordata per sempre come una stable rivoluzionaria e irriverente che ha scritto la storia del wrestling. Ma tutto è cominciato in quella notte d'estate del 1997, con un colpo di sedia, con una risata, con una provocazione, con un insulto trasformato in identità, con quattro ribelli pronti a sfidare il mondo. È lì che nasce la leggenda della D-Generation X.